Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, ricordatevi di iscrivervi al canale e di condividere questo contenuto con chi ama seguirci. Grazie di cuore. Da settimane si parlava del silenzio di Yağmur Yüksel sulla sua vita privata, e oggi quel silenzio si è finalmente spezzato. L'attrice, amatissima e osservata in ogni gesto, ha scelto parole limpide per raccontare cosa significhi, nella sua storia personale e professionale, la presenza di Barb Aktas. Una frase in particolare ha acceso il mondo del gossip. Con lui, ha confessato, ha ritrovato il suo baricentro, quella parte di sé che pensava di aver perso tra set, trasferte, prove, letture copione e attese infinite in corridoi di studi sempre illuminati. Parole che, rimbalzando tra le cronache rosa, hanno aperto uno squarcio su una relazione finora difesa con discrezione. Negli ultimi mesi, Yağmur Yüksel è stata tra i volti più discussi e celebrati del panorama televisivo. Dietro le luci, però, l'attrice ha raccontato di aver compresso emozioni e pensieri pur di restare all'altezza delle aspettative. Ore di lavorazione che si protraggono oltre la mezzanotte, progetti uno dopo l'altro, promozioni, spostamenti, e quella richiesta implicita di essere sempre pronta, impeccabile, sorridente. In un'intervista, ha ammesso senza filtri che gli alti e bassi la stavano consumando e, in alcuni momenti, l'avevano quasi allontanata da se stessa. L'ingresso di Barb Aktas nella sua vita ha stravolto questa dinamica. Con lui, ha detto, ha ritrovato il gusto delle cose semplici, il respiro che si fa largo quando la giornata sembra finire troppo tardi e la notte arriva ancora più piena di pensieri. È come se ai margini del caos qualcuno avesse acceso una luce, e quella luce avesse un nome e un passo calmo. Yağmur ha sottolineato che ciò che la lega a Bar non è soltanto passione. Quello che hanno costruito poggia su ascolto, su una forma ostinata di sostegno reciproco quando il tempo è poco e le pressioni di fuori diventano assordanti. Ci sono persone che sanno starti accanto senza rumore, e con la loro presenza ti ricordano chi sei, ha confidato, lasciando intendere che Bar è proprio questo, una presenza gentile, una mano che non tira ma accompagna, un posto in cui puoi respirare. È bastato che queste parole raggiungessero i social perché diventassero un argomento virale, clip, commenti, discussioni, interpretazioni. Il pubblico, abituato a vedere Yağmur sempre pronta a cambiare pelle sul set, ha intravisto la donna dietro l'attrice, con tutte le sue fragilità. C'è stato anche un passaggio toccante, quando Yağmur ha raccontato quanto pesi la pretesa collettiva che tu sia forte ogni giorno, in ogni situazione. Tutti danno per scontato che tu stia benissimo, che tu regga, che tu non abbia bisogno di fermarti, ha detto, per poi aggiungere che con Bar ha capito che non deve fingere invulnerabilità. Accanto a lui, ammette di avere trovato il permesso di rallentare, di non nascondere il fiato corto, di dire che una giornata è stata dura senza sentirsi giudicata. Questo bisogno di autenticità, così umano, ha mostrato un lato di Yağmur che raramente avevamo visto. Non l'icona patinata, ma una giovane donna che si concede timori e inciampi. Il legame con Bar, secondo le sue parole, non nutre soltanto il cuore, alimenta anche il lavoro. L'ispirazione tende a fluire quando si sta bene, certe scene, ha detto, le sono arrivate addosso con una naturalezza che sorprende. Hanno scelto una vita più silenziosa fuori dal set, lontana dagli sguardi insistenti dei locali di moda. Lei parla di passeggiate senza meta, di caffè presi in tazze spaiate in una cucina che profuma di qualcosa al forno, di sere in cui la televisione fa da sottofondo e il dialogo, quando arriva, è lieve. Ci piace dividere anche i minuti zitti, ha ammesso sorridendo. In quell'apparente poco, hanno trovato moltissimo. Le reazioni dei fan sono state immediate. In tanti hanno letto in quelle frasi un coraggio diverso da quello scenico, il coraggio della verità. Le testate di spettacolo, ovviamente, hanno rilanciato ogni sillaba, ipotizzando che questa apertura darà nuova visibilità a una relazione che, fino a ieri, qualcuno fingeva di non vedere. Eppure, tra i commenti, si respira soprattutto sostegno. Chi la segue da anni ha percepito la maturità di un sentimento che non cerca la vetrina, ma se capita non la teme. E non è finita. Yağmur ha raccontato come, col tempo,
quel legame si sia approfondito e le abbia dato il coraggio di guardarsi allo specchio con più onestà. Riconciliarsi con se stessi non è un gesto da un giorno, ma un cammino fatto di imperfezioni accettate. In quel cammino, dice, Bar è stato il passo accanto. Non serve che parli troppo, a volte basta il modo in cui ti ascolta, quel silenzio pieno che dice vai bene così. La sensazione di essere vista per ciò che è, senza schede di valutazione né parametri di performance, ha cambiato molte cose nella sua quotidianità. Dal modo in cui affronta una scena complessa a come gestisce la stanchezza, il filo è lo stesso, sentirsi accolta. Naturalmente, il lavoro in prima linea e la luce costante del pubblico possono premere sulla coppia. Yamur non lo nega. Gli orari, i trasferimenti, le campagne promozionali, i fraintendimenti che nascono da una foto storta o da un titolo messo lì per fare click, tutto arriva e, a volte, graffia. Eppure, racconta di un equilibrio cercato e mantenuto a dispetto delle intemperie. Le voci, le insinuazioni, i rumor di stagione esasperano, ma la fiducia li sovrasta. Hanno scelto più volte di non rispondere, di non nutrire il ronzio. Sembra un paradosso. Il silenzio come scelta, è proprio quel silenzio che li ha resi più forti, costringendo il mondo fuori a consumarsi prima di entrare. C'è una serenità nuova nel modo in cui Yamur parla del presente. Dice di sentirsi più essenziale, più vera, più quieta. Le priorità sono diventate chiare come una stanza ordinata, la pace interiore conta quanto una prima serata andata bene. Scopre il valore dei momenti piccoli, quelli che non finiscono sulle copertine. Aspettare che il tè si raffreddi. Rientrare a casa con i capelli ancora profumati di set, ma senza l'ansia di dover piacere a tutti. Imparare la pazienza non come rinuncia ma come scelta, stare nel momento e non soltanto nella meta. È in questa semplicità che ha imparato a respirare di nuovo, e a raccontarsi senza trucco esagerato. Con parole così, Yamur non ha solo spalancato una finestra sulla sua vita, ma ha condiviso un cambiamento interiore che molti hanno sentito proprio. Le incertezze di ieri, gli smarrimenti di passaggio, diventano il motivo per cui l'oggi ha un sapore più pieno. Vicino a Bar Bakhtas, dice, il mosaico torna a disegnare una figura intera. L'amore, per come lo descrive, è una lente che mette a fuoco, non soltanto baci e promesse, ma allenamento quotidiano alla gentilezza, pazienza, empatia. Un luogo che ti chiede di essere, prima di apparire. E mentre lo racconta, è come se il pubblico vedesse una Yamur più consapevole, capace di rinascere senza fare rumore. Non sono mancate, come è ovvio, le discussioni sulla sincerità di questa esposizione. I social hanno acceso dibattiti, c'è chi legge in tutto ciò un gesto genuino e chi annusa strategie di immagine. Ma la maggior parte dei messaggi sotto i post parla chiaro. Chi l'ha seguita dagli inizi riconosce la voce, il tono, la luce diversa negli occhi. Soprattutto i più giovani hanno visto in lei non solo la star, ma la persona che, con delicatezza, rivendica il diritto di vivere a modo suo. Una figura capace di dire che anche quando tutto sembra funzionare, c'è spazio per sentirsi fragili e per cambiare strada se serve. Mentre prosegue il suo racconto, l'attrice insiste su un punto. Le fatiche di ieri hanno dato peso alla felicità di oggi. Ogni legame è un percorso, e quando l'incontro è quello giusto, quel percorso sa diventare anche apprendimento gioioso. Equilibrio tra vita e lavoro non è un trucco, ma l'esito di decisioni ripetute. Le scadenze, i copioni, il ritmo incalzante delle riprese, tutto diventa affrontabile quando c'è qualcuno che ti ricorda di bere un bicchiere d'acqua, di dormire un'ora in più, di staccare il telefono. Con Bar, racconta, si completano. Dove lei accelera, lui le insegna a rallentare. Dove lui si perde nei dettagli, lei gli mostra la visione d'insieme. Non teme di ammettere i propri errori davanti a lui, ed è proprio questa sincerità, a suo dire, a consolidare il terreno sotto i loro passi. In quel ritrovarsi, c'è anche un modo nuovo di abitare il successo. Yamur spiega che nulla si è fatto più facile, semmai più chiaro, scegliere i progetti, ascoltare l'istinto, dire no quando il corpo e la mente chiedono di fermarsi, dire sì quando qualcosa vibra al posto giusto.
E accettare che ci siano giorni in cui la pelle è sottile e ogni giudizio punge. Sapere di poter tornare a casa e raccontare a bar la scena che non usciva, la battuta che non arrivava, e ricevere in risposta una risata leggera o un abbraccio lungo, è diventato il suo nuovo rituale di cura. Le immagini di loro due insieme, rubate da lontano o condivise senza clamore, acquistano adesso un senso più pieno. Un pranzo in un angolo tranquillo, un cappotto prestato quando cala la temperatura, una mano che tocca la spalla per dire «ci sono». Sono dettagli che, messi in fila, disegnano la trama di cui parlava. E se le riviste provano a leggerci dentro strategie, la risposta resta la stessa: la loro forza è nel non giocare sempre la partita pubblica. Si mostrano quando lo vogliono e, quando preferiscono il margine, se lo prendono. E quel margine, paradossalmente, li avvicina. Il pubblico, intanto, si appassiona. C'è chi scrive di aver imparato qualcosa sull'amore, chi ringrazia Yamur per non vergognarsi delle parti più tenere, chi racconta di essersi sentito meno solo ascoltandola. Anche questo fa parte del lavoro, dice lei, dare un senso alle storie, non soltanto sul set. Se la sua esperienza può diventare specchio, allora ha un valore che va oltre la scena. È una responsabilità che accetta volentieri, a patto di restare fedele a se stessa. Sembra quasi un paradosso che a far rumore sia stata proprio la scelta di una vita semplice. Ma è così, in un mondo che corre, ciò che resiste è il passo lento. E forse è questo che più colpisce in ciò che Yamur ha condiviso, l'idea che non serva la grande dichiarazione per dire cosa conta. A volte basta un «oggi sono stanca», detto a chi sa ascoltare. O un «andiamo a fare 2 passi», mormorato prima di cena. In quell'ordinario si nasconde la sostanza. E così, mentre le cronache si infiammano e le interpretazioni si moltiplicano, resta impressa l'immagine di una coppia che si sceglie ogni giorno. Yamur Yüksel e Barb Akhtas, lontani da effetti speciali, hanno raccontato un patto fatto di cure reciproche, tempi rispettati, sguardi che non hanno bisogno di troppi sottotitoli. Ed è forse per questo che la loro storia, al di là dei riflettori, continua a far parlare, perché parla di qualcosa che tutti conosciamo, o desideriamo conoscere. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto. Se questa storia vi ha emozionati, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il video con i vostri amici. A presto!